In questo video voglio parlarti di illuminazione. Voglio farlo parlandoti di una luce qualsiasi che posizionata nel modo corretto può illuminare meglio il soggetto e farlo venire ancora più fuori. Ovviamente che tu stia usando una webcam, che tu stia usando una macchina fotografica o un telefono, questo consiglio va bene comunque. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi ti voglio parlare di illuminazione e voglio farlo in maniera molto semplice e veloce, parlandoti di una luce, quindi non ti voglio parlare di un modello, di una marca, ma semplicemente di come collocare, anzi dove collocare questa luce per far sì che la persona, la figura, me in questo momento, venga ancora più fuori e sia ancora più gradevole da vedere. Un po' di contesto. In questo momento sono nella postazione dove faccio webinar, dove faccio riunioni con i clienti, corsi di formazione, e sono illuminato da due luci della Elgato, le Elgato Keylight MK2, che sono fantastiche, sono due luci incredibili, veramente incredibili, per la qualità costruttiva, per la qualità della luce e anche per la versatilità, perché puoi usarle sia con l'app sul telefono che con un software sul computer. In questo momento io ce l'ho collegate Wi-Fi al computer, quindi senza cavi, solo quello d'alimentazione, e sono regolate, te le faccio vedere, questa è una, ok, che illumina mezza faccia, questa è l'altra che illumina un po' più di mezza faccia. Ora tu noterai che sono diverse come regolazione ed è così che si fa per dare tridimensionalità al volto. Ok, sono entrambe alla stessa altezza, sono più di un braccio, sì. Adesso non so dirti quanto sono alte sulla scrivania, ma sono molto più alte di me, sono inclinate a 45 gradi verso di me. Ok, quindi immagina sono così più o meno, ok, e illuminano me e hanno la stessa temperatura, questo è fondamentale, quindi 5600 gradi Kelvin, che è diciamo più o meno la luce solare, e sono regolate a diversa intensità, e nello specifico una è aspetta te lo dico, al 12% e l'altra è all'8%, quindi come vedi anche bassissime, perché sono delle luci fortissime. Se io provassi, te ne metto una sola al massimo, sarebbe assurdo. Aspetta, lo faccio con tutte e due. Torniamo alla regolazione normale. Ok? Hai capito cosa voglio dirti? L'ho messa? Sì, ok. Quindi queste luci sono potentissime, ma il video non è su queste luci. Tra l'altro, se ti interessano, trovi già dei video sul mio canale dove ti parlo appunto di queste luci. Quello di cui voglio parlarti oggi è un'altra luce, una terza luce, che tu puoi utilizzare per migliorare la qualità del tuo video. Tu potresti dire, Ale, ma tutto sommato già così va bene. Sì, già così va bene perché nella fotocamera sto guardando e lo riguardo adesso e il soggetto è assolutamente ben illuminato. Ok, l'esposizione è corretta. Ora, non guardare il fondo del mio video scuro, non ti preoccupare. Non è un video sul fondo, ma voglio farti vedere soltanto il soggetto, quindi non ho acceso luci lì in fondo proprio per mettere ancora di più in evidenza me, il soggetto del video. Ok, ora ti faccio vedere una nuova luce che io vado ad accendere, una terza luce che vado ad accendere, che rende il soggetto ancora meglio illuminato e ancora più gradevole da vedere. La luce è in alto. Ok? È in alto. Come faccio a tenerla in alto? Allora, ti dico come ho fatto io. Ho comprato un palo, quelli lì, questo è un palo veramente super economico, ed è tipo quelli della doccia, però è un palo lunghissimo perché comunque arriva a 3,5 metri, una cosa di quasi 4 metri, ed è elastico, nel senso che dentro c'è una molla, quindi scegli la regolazione. Una volta che hai scelto la regolazione, lo fissi, lo stringi, lo attacchi al muro, lui si allarga e si blocca. Non devi usare colla, non devi usare chiodi, non devi fare buchi nel muro, non lascia il segno perché c'è una gomma sul muro, quindi sono perfetti. Io ne ho uno lì in fondo al quale tengo attaccata la tenda, quindi non ho fatto buchi nel muro, ma la tenda è semplicemente messa attraverso i ganci con questo palo, e quindi un altro al quale è collegato semplicemente una luce economica con un softbox, con una griglia nido d'ape, in modo da spezzare la luce e renderla ancora più morbida. Ok? Però se tu hai uno stativo da studio, quelli che si allungano, puoi mettere la luce dall'alto e ti riprendi. Insomma, non è un grosso problema. Ora però ti faccio vedere la luce. Adesso l'accendo e sarà al 100%, quindi provo a diminuirla. Ok, in questo momento ho acceso la luce dall'alto ed è al 100%, è troppo forte,
però la luce matcha con le due, quindi è 5600 gradi Kelvin. Ok, questo è il 100% ed è troppo, perché se guardo in camera il soggetto è sovraesposto. 50%, già molto buono. Il problema qual è nel mio caso? Non avendo i capelli, per scelta ovviamente, che cosa succede? Guarda, qui vengo un po' bruciato, perché ovviamente per quanto c'è una griglia nido d'ape sulla luce, però la luce viene dall'alto, non ho i capelli per scelta e quindi si vede questo effetto. Però se io faccio il 25%, che è la regolazione che utilizzo io quando faccio corsi, consulenze, call, eccetera, eccetera, io penso che così sia perfetto. Per i miei gusti, poi magari a te tu hai i capelli per scelta e quindi usi una regolazione così al 50%, cioè nel senso più illuminato, ok? Quindi che cosa voglio farti vedere? La riesci a vedere la differenza? Guarda, adesso te la spengo. Adesso la riaccendo. Ok? Magari divido lo schermo in due e ti metto entrambe le visualizzazioni in modo che tu possa vederlo ancora meglio. Che cosa ne pensi? Io credo che questa soluzione, della luce in alto sia molto utile, molto interessante. Ovvio che anche il fondo va illuminato, eccetera, eccetera, ma in questo video non te ne voglio parlare. Voglio concentrarmi, per non fare un video lunghissimo, voglio concentrarmi solo sull'aspetto della persona, ok? Quindi lascia stare il fondo, non lo considerare perché non ne sto parlando, non l'ho curato, ho lasciato tutto spento. Bene, quindi la luce dall'alto. Sai perché è importante che tu come soggetto ti veda bene e ti senta bene, ovviamente, quindi abbia una webcam o un telefono, una macchina fotografica di qualità. Questo è indispensabile, che tu abbia un buon audio e che tu abbia delle luci, quindi il soggetto ben illuminato. Può sembrare complesso, può sembrare che ci vuole un sacco di attrezzatura, in realtà un minimo di attrezzatura ci vuole, questo lo sappiamo, però ti assicuro che nel momento in cui le persone accendono la webcam, entrano nella tua call, che sia una riunione, un corso di formazione, un incontro con un cliente, quello che vuoi, ti assicuro che tu spicchi rispetto agli altri. Perché mi capita spessissimo che faccio questo tipo di, come dicevo, corsi, incontri, riunioni, call, e sono sempre quello che ha la qualità migliore. Ora certo lo faccio anche per lavoro, quindi ci sta, però ti assicuro che la cosa si nota. E non ti nascondo che diversi clienti li ho presi proprio perché stavo facendo dei corsi o delle riunioni o semplicemente degli incontri, e le persone rimaste colpite dalla qualità, ma non solo mia, nel senso che hanno visto me, ma se lo fai anche tu, va bene lo stesso anche per te, e sono rimaste colpite e mi hanno chiesto un preventivo, li ho aiutati a sistemare il loro studio, le luci, l'illuminazione e quant'altro. È fondamentale che il soggetto si veda bene. Questo è indispensabile perché le persone ti prendono molto più in considerazione, pensano di te che sei ancora più professionista e che quello che racconti è ancora più interessante. Ovviamente in questo video non stiamo parlando di contenuto, quello che dirai, ok? Quindi non lo so, però trovi video sul mio canale dove parlo anche del contenuto, dello storytelling, di tecniche di narrazione, scrittura per podcast e quant'altro. Quindi magari vatteli a vedere. Quindi lasciamo stare l'aspetto del contenuto, ma se la forma è buona, le persone penseranno che anche il contenuto è buono, e se questa cosa è vera, tu ottieni ancora più risultati. Bene, io mi sono dilungato fin troppo e basta. Ti ringrazio per aver guardato questo video. Se hai domande, dubbi, curiosità, commenta il video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e alla prossima settimana.